Ciao ragazzi, oggi vi mostriamo come trasportare la vostra amata bicicletta direttamente con la macchina, sia direttamente da portellone che da gancio traino. Ciao Prataroli. Ciao Prataroli. Oggi finalmente ci spostiamo in macchina, location diversa, perché oggi andiamo ad analizzare effettivamente le differenze tra tutti i vari portabici. Quindi sia il portabici da portellone posteriore, da gancio traino e da tetto. Come portabici? Scusa, ma io la uso a pedali la bici, tu la usi in macchina? Sì, però adesso che sta arrivando l'estate, ognuno ha necessità di trasportare il proprio mezzo anche durante le vacanze estive o per poter scoprire nuovi luoghi un pochino più lontani dalla nostra abitazione. Quindi bisogna caricarla in macchina, la bicicletta, fino al luogo dell'itinerario designato. Vabbè, dai, questo è ragionevole. Allora, vediamo un po' queste grandi famiglie di portabici. Che soluzioni tecniche offre il mercato? Allora, quindi, iniziamo ad analizzare la prima, quella da tetto. Quella da tetto, una soluzione ormai un po' datata. Oggi sicuramente economica, bisogna però avere le barre portatutto già montate sulla macchina. Quelle laterali, esattamente. E dicevo economico, ma un po' datato. Presenta dei problemi, soprattutto un carico aerodinamico importante. E poi molto probabilmente, secondo la nuova normativa che andremo a vedere più tardi, saremo fuori sagoma poiché supereremo i 2,5 metri di altezza. Inoltre bisogna sempre considerare anche l'altezza dei vari ponti che andiamo ad affrontare, i parcheggi sotterranei e similari, perché ovviamente la macchina risulta molto più alta e spesso e volentieri si sono creati incidenti spiacevoli con la nostra bici. Ho visto bici sbriciolate. Esatto. È stato un bello spettacolo. Soluzione numero 2. Il portabici da portellone posteriore. Molto intelligente come sistema, anche economico. Bisogna però fare attenzione perché tutte le macchine hanno una sagoma diversa e quindi bisogna scegliere con particolare cura il modello adatto alla propria macchina e soprattutto seguire con molta attenzione le indicazioni del costruttore per il montaggio, in modo che così risulti sicuro sia per il trasporto sia per non distruggere la macchina, perché comunque le bici sopra pesano. E ovviamente assicurarsi anche sempre sul sito del produttore, ad esempio Tool, Peruzzo o similari, di verificare la compatibilità con la vostra macchina, perché non è possibile montare il portabici posteriore su tutte quante le auto, e soprattutto verificare il corretto posizionamento. Quello è importante perché soprattutto per le mountain bike che hanno telaio slope, quindi cosiddetto scavalco basso, quelle a portellone prevedono che sia la canna ad appoggiare sopra i supporti, quindi nel caso di mountain bike la bici sarebbe inclinata orientativamente a 45 gradi, quindi attenzione anche lì a non uscire fuori sagoma e soprattutto a non torcere, a non sforzare in maniera abnorme e non progettata, diciamo, il supporto previsto. E per quello molte case forniscono degli accessori opzionali per poterlo posizionare correttamente anche sull'asse orizzontale. Tool e Peruzzo forniscono questo accessorio opzionale per poterlo montare facilmente e mi raccomandiamo di controllare sempre il peso supportato dal portabici in base alla vostra bici, perché spesso e volentieri le e-bike non vengono supportate. Terza soluzione. Il portabici da gancio traino è leggermente più costoso, però è molto più pratico e semplice perché puoi caricare la bici con molta più maneggevolezza e agilità, essendo comunque un posizionamento più basso. Hai detto bene, è importante, abbiamo parlato del peso poco fa. Il portabici da gancio traino è quello più indicato per caricare i bike, per poterne portare anche più di una, fino a 3, in alcuni casi anche 4. Naturalmente è più pratico perché devo sollevare la bici solo di mezzo metro e in alcuni casi c'è addirittura la rampa per poter accedere e posizionare correttamente la bici. Naturalmente è necessario avere un gancio traino. L'altra cosa importante è che il portabici, il gancio traino va omologato naturalmente secondo le nuove normative europee. Il gancio sì, e bisogna fare attenzione che il portabici non copra targa e fari. E l'altra cosa importante è che la bici sia ben centrata in modo da sbordare dalla sagoma della macchina quel tanto ammesso dalle regole più recenti. Pro e contro. Pro e contro del portabici da tetto. Allora, portabici da tetto, bello chi vuole avere ovviamente bagagliaio libero e visuale completamente libera anche dietro. Contro. Innanzitutto bisogna avere già delle barre montate sull'auto, altrimenti la spesa può essere importante. L'altra cosa difficile è l'altezza, perché sollevare le bici fino al tetto della macchina, soprattutto gli ultimi modelli che tendono ad essere sempre più alti, comincia a essere problematico. Va bene per una bici da corsa, magari smontata a ruota anteriore, per una e-bike comincia a essere problematico, anche perché pesa tanto e il sistema potrebbe non reggere quei 25-30 kg di bike sopra il tetto. Come contro anche un carico aerodinamico del veicolo con le bici montate sopra che diventa molto importante, ma soprattutto la cosa a cui dobbiamo prestare più attenzione
sono i cavalcavia, i garage, box, tutto ciò che è più basso di una certa altezza, altrimenti la nostra bici la appiccichiamo là e ciaone. Pro e contro di un portabici posteriore. Allora, pro sicuramente l'economicità, costa poco, è leggero, spesso realizzato in alluminio. Il contro è che dobbiamo trovare un modello dedicato specificatamente alla nostra auto, non esistono modelli universali, quindi potremmo non trovarlo e potrebbe costare tanto, questo è l'unico problema. Dopodiché l'altro punto a cui fare attenzione è che una volta montato non copra targa e luce, e che a seconda del tipo di bici che abbiamo, se abbiamo un telaio sloop, la bici potrebbe stare molto obliqua e in tal caso sarà necessario acquistare degli adattatori per riportare la posizione in orizzontale della bici. Tutta la compatibilità del portabici posteriore in base alla vostra auto la trovate direttamente sui siti ufficiali dei produttori. Vi lasciamo comunque sotto in descrizione i link ufficiali per poter verificare. E ovviamente verificate anche il peso supportato dal portabici posteriore, perché non sempre va bene anche sulle e-bike. Verificate sul sito del costruttore il corretto montaggio e il peso supportato dai vari portabici, perché non sempre riuscirete a portare il vostro mezzo, sia che sia una bici da corsa sia che sia un e-bike. Sul sito del produttore trovate tutto. Se avete dubbi scrivete, perché la maggior parte dei produttori risponde in maniera rapida ed efficace. Quindi cerchiamo di evitare di risparmiare sul portabici, perché rischiamo veramente di far danni per noi e per gli altri. A me è capitato in autostrada di trovare, ahimè, pezzi di bici, per fortuna non hanno provocato nessun incidente, ma le bici sono completamente distrutte. L'importante è fissarli correttamente sia con i sistemi in dotazione che con delle cinghie aggiuntive, per quello vi lasciamo sotto il link in descrizione. Pro e contro del portabici da gancio traino. Allora, partiamo dai contro, i costi. Ahimè, bisogna installare il gancio traino sul proprio veicolo e deve essere omologato. Anche l'acquisto del portabici stesso è abbastanza impegnativo, parliamo di diverse centinaia di euro. È anche vero che in questo caso abbiamo più facilità a trasportarlo da un veicolo all'altro nel momento in cui lo sostituiamo. Quindi, o cambiamo auto. Cambiamo l'auto, prendiamo il portabici purché abbia il gancio ed è tutto più semplice. Anche in questo caso bisogna fare attenzione che non copra targa e fari. Ci sono alcuni modelli interessanti perché riescono a essere ribaltati con tutte le bici sopra per poter accedere al portellone. Ostruisce parzialmente la vista posteriore e d'altro canto consente di portare fino a 3, anche 4 bici, anche e-bike, quindi belle pesanti, senza problemi. Abbiamo fatto viaggi lunghi con le bici dietro senza nessun tipo di problema. In base a quando guarderete questo video cercate di verificare anche le varie regolamentazioni e le varie novità del Ministero dei Trasporti, perché stanno cambiando spesso e non vorremmo che incappiate in multe anche abbastanza salate. Allora, discorso normativa è molto importante, l'abbiamo ripetuto molte volte durante questo video. Come avrete seguito, all'inizio di quest'anno, nel 2025, c'è stata una accesa polemica sul discorso delle omologazioni dei portabici. Poi fortunatamente si è venuti a più miti consigli. Tuttavia la bici deve restare all'interno di determinati parametri, quindi non deve sbordare dalla sagoma più di un tot. Il tot ve lo andate a vedere perché, ripeto, oggi è noto, ma domani potrebbe cambiare di nuovo. Quindi i punti da prendere in considerazione sono modalità di trasporto e ingombro eventualmente fuori sagoma dell'auto. In continuazione cambiano anche i termini di legge per quanto aggetti posteriormente il carico. Ci va il cartello, non ci va, ce ne vanno 2. Controllate sempre. Purtroppo su questo non possiamo essere precisi al momento perché, come dicevo, ogni tot mesi cambiano le normative, quindi controllate. Per quanto riguarda la realizzazione di questo video, ringraziamo sempre la AUA Italia per averci fornito le lenti e averci permesso di effettuare questo video all'interno delle nostre macchine. Quindi per qualsiasi informazione riguardo a queste lenti che stiamo utilizzando vi lasciamo sotto il link in descrizione al sito ufficiale. Bellissime lenti. Inoltre ringraziamo anche Nine Solution per averci fornito le staffe per poter montare le nostre videocamere all'interno della macchina. Per qualsiasi informazione approfondita vi lasciamo sotto in descrizione maggiori dettagli per tutto ciò che riguarda le normative e le differenze tra i vari portabici nel dettaglio. Vi mettiamo anche alcuni nostri consigli su portabici o sistemi di fissaggio delle vostre biciclette all'esterno della macchina. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like, se avete domande fatele sotto nei commenti e iscrivetevi al canale perché di questi video ne faremo molti altri. A questo punto buon trasporto e buone vacanze, Prataloli. Ciao Prataloli!